Amici del Portale del Verde, eccoci qui, vi parlo ancora dal mio angolo magico, mia madre lo chiamerebbe l'ospedaletto, e dove metto le mie piante così a recuperare quando sono un po' così malaticce. Certe volte faccio anche degli interventi in extremis, ma soprattutto qui metto le giovani talee, le metto a radicare, e in genere hanno un buon attecchimento, e oggi quello di cui voglio parlarvi è proprio il momento delicato, cioè il momento in cui noi abbiamo delle talee che sono attecchite bene, le vediamo belle, anche rigogliose, e pensiamo che ormai il più è fatto. Invece è lì che ci sbagliamo, perché per riuscire a farle radicare non è più di quel tanto difficile, cioè riuscire ad avere le prime foglioline, non dico che tutti ce la possono fare, ma sicuramente è una cosa abbastanza semplice, soprattutto se si parla di piante come le ortensie, per dire. Le rose è già un po' più difficile, ma con le ortensie è veramente molto facile. Anche le gardenie adesso vi faccio vedere, guardate, qui ho messo delle talee, e come potete vedere, guardate, questa tra l'altro ho fatto anche un video dove ho parlato di queste sono 15 talee di ortensie, e come vedete stanno tutte in ottima forma, tutte hanno messo, vedete, delle nuove giovani foglie, addirittura questa, guardate che palco di foglie che ha messo, sono tutte attecchite. Ma anche le gardenie, guardate qui, queste sono in un piccolo bicchiere, ce ne sono 3, e tutte e 3 hanno attecchito, ce ne sono veramente tante. Guardate anche qui, adesso c'è un po' di edera, ma guardate anche queste hanno attecchito. Queste sono sempre delle ortensie. Io quando vado in giro e vedo magari un'ortensia particolarmente bella, come tanti di voi, prendo, taglio il rametto, le metto dentro, e come vedete attecchiscono tutti. Bene, oggi voglio proprio farvi vedere cosa bisogna fare quando siamo in questa situazione, cioè i segnali sono chiari, è un successo per ora, però dobbiamo stare molto attenti, perché da qui in poi abbiamo più possibilità che diventi un insuccesso che invece diventi una pianta vera. Adesso andiamo a vedere cosa fare con queste giovani talee. Bene, allora, per prima cosa, come sempre, diamo qualche buon consiglio sugli strumenti che abbiamo bisogno per fare questa operazione. Dei vasi di riciclo, un po' di materiale inerte da mettere sul fondo, può essere del semplice ghiaietto oppure dell'appillo vulcanico, un qualcosa che comunque serve per evitare quello che è il pericolo numero 1 di tutte le piante, il ristagno idrico. Non smetterò mai di dirlo, miete più vittime il ristagno idrico di tutte le altre malattie messe insieme. Quindi sul fondo mettiamo del ghiaietto, dell'appillo vulcanico, dell'argilla espansa, un qualcosa che serve per drenare. Poi abbiamo bisogno di una piccola cazzuola, qualcosa, comunque uno scavino per poter tirar fuori senza danneggiare le ortensie dalla vaschetta dove voi le avete poste. In questo caso io userò questo qui piccolino perché riesco a zollare bene la pianta. E poi la materia prima è fondamentale. Come vedete qui adesso io ho raccolto dell'humus. Qui adesso vado a rispondere a qualcuno che mi dice: ah beh, ma quell'humus ci sono dentro dei pezzi ancora di guscio d'uovo, eccoli qua. Oppure che mi dice che ci sono dentro dei pezzi ancora e qualche legnetto. Allora, la prima cosa che si può fare, se non volete vedere questi resti, si prende un buon setaccio e si va a setacciare. Tutto qui. Io rispondo a coloro che giustamente mi scrivono e mi commentano tante volte anche in tono un po' polemico, del tipo: ah, io devo stare a fare tutta sta fatica che poi addirittura ci sono dentro i pezzi. Allora, intanto rispondo sul fatto che quando noi andiamo a comprare i sacchi al supermercato della situazione, o almeno che andiamo a spendere veramente tanti soldi, in genere comunque qualche bello scartolo si trova dentro. Ma un conto è trovare degli scarti che comunque sono degli scarti del nostro compost, un conto è trovare degli scarti che non sappiamo la provenienza. Come vedete qui io non vado a, tanto per il sottile, butto dentro quello che è il risultato del mio compostaggio. È terra non buona, buonissima, e di più, guardate com'è grassa. Se c'è dentro qualche piccolo pezzo di guscio d'uovo lo tolgo con le mani, oppure lo lascio anche dentro, che col tempo, ci vorrà tanto tempo, andrà anche lui a decomporsi. È tutto calcio, è tutta roba buona per le nostre piante. Abbiamo preparato il vasetto. Stiamo parlando di un vaso 14, possiamo prendere anche un vaso 16, meglio ancora se li abbiamo in giro. Io, come vedete, ho qui una miriade di vasi, anche un vaso del genere potrebbe andare bene. Questo forse è anche un poco esagerato, però ecco, una via di mezzo fra il 14 e questo che sarà un 20-22 può andare bene. E adesso dobbiamo fare l'operazione più complicata, o meglio la più delicata di tutte, che è quella di andare a zollare
la nostra ortensia. Io qui l'ho stipata anche fin troppo perché ne ho messe appunto 15, quindi sarà quasi inevitabile toccare qualche radice, però l'ortensia è una pianta talmente rustica che non c'è questo grosso problema. Si va proprio a fare una piccola zolla, si va giù in profondità, se c'è una radice bella sviluppata sentiremo anche che andiamo a interromperla, ed eccola qui. Questo è la nostra ortensia. Andremo a prendere questo pane, come vedete ci sono tutte le sue radichette. Questa soffrirà un po' perché da questa parte la terra non c'è, però poco male, ripeto, è un'ortensia e l'ortensia è una pianta talmente rustica che grossi problemi non ne avremo. Andiamo a questo punto a prendere il vasetto che abbiamo predisposto, spostiamo questa, prendiamo il nostro vasetto, creiamo un buco al centro, possiamo farlo anche con la mano, con la nostra cazzuola, come siamo più comodi, e posizioniamo la pianta bene al centro. Ricordiamo sempre una cosa: il colletto, cioè la parte che spunta dalla nostra pianta, non deve mai essere sotterrato più di quel tanto, anche perché potrebbe portare a dei marciumi. Quindi come mi ha insegnato il mio amico vivaista Paolo Zacchera, che suo nonno gli diceva che il collo della pianta deve sentire le campane. Ecco, mi è piaciuta questa sua frase, cerco sempre di applicarla. Vado a rabboccare un po', come vedete, picchio un po' il vaso così la terra si compatta in modo naturale, non vado a pressare più di quel tanto. Guardate che bella che è venuta questa. E a questo punto la cosa fondamentale è non fare nulla. Non andiamo a questo momento ad aggiungergli concime, è ancora un neonato questo, aspettiamo un pochino, cominciamo a vedere proprio che la pianta comincia a prendere bene, dopodiché possiamo andare a dare il concime. Io in questo caso consiglio a tutti comunque di dare un concime a lenta cessione, oppure il famoso macerato d'ortica che ormai avete imparato a conoscere nei miei video, lo trovo veramente eccezionale. Oppure un concime a lenta cessione è quello che ci vuole per una pianta di questo genere. La cosa più importante di tutto è rispettare i tempi di madre natura. Questa giovane pianta dovrà aspettare un anno prima di essere messa in un vaso più grande, o addirittura essere messa a dimora nel terreno. Dobbiamo prenderla e rimetterla esattamente là dove era prima, deve stare in quella situazione. Magari gli facciamo prendere un poco più di sole, ma nulla di più. Non possiamo prendere questo, ancora lo chiamo ancora neonato, e metterlo direttamente alla luce del sole. Andrebbe incontro, non dico a morte certa, ma aumentiamo di brutto le possibilità che questa pianta muoia. Quindi facciamo conto che intanto, se noi prendiamo questa abitudine, bella abitudine io dico, di fare del taleaggio tutti gli anni, noi avremo sempre delle piante pronte, ok, da essere piantate. Dobbiamo aspettare il primo anno. Ecco, effettivamente il primo anno non avremo delle piante da mettere a dimora, ma poco male. Dall'anno successivo noi tutti gli anni avremo delle piante che possiamo togliere dal nostro vaso, saranno diventate sicuramente più grosse, ma avranno sicuramente l'apparato radicale sarà notevolmente più sviluppato, avrà delle radici enormi rispetto adesso, e allora possiamo andare a metterlo a dimora. È tutto qui, bisogna solo avere pazienza. Il terreno deve sempre essere umido, mai fradicio, e attenzione, ricordate sempre, aboliamo tutti i sottovasi, perché dopo si va incontro appunto al famoso marciume radicale. Eccoci qui al lavoro finito. Come vedete ho vuotato la mia cassetta dei gerani, ho preso anche un altro vaso che avevo con le ortensie e ne ho ricavati, guardate, 10 vasi. Potete notare che in alcuni ho messo solo una pianta, in altri invece ne ho accorpate, come in questo caso 2, qui addirittura ne ho messe 3, così da fare un bel vaso. Cioè il vaso logicamente l'ho tenuto più grosso rispetto a questo che è un vaso 12, qui ho usato già un vaso 18. Ecco, ricordate sempre, non facciamo nulla se non lasciamo fare a madre natura. Ecco, se vogliamo proprio dargli un aiutino, io non ve l'ho fatto vedere, però all'interno del mio compost ho miscelato un po' di quello che io ormai chiamo l'oro nero, ovvero l'humus di lombrichi. Lo reputo un valido ammendante, sicuramente è un aiutino che noi possiamo dare alle piante, se ce l'abbiamo in casa perché no. Quindi vi lascio il link anche di questo prodotto insieme agli altri che trovate già nella descrizione del video, così se volete anche voi provarlo. Poi
dopo magari mi sapete dire come vi siete trovati anche con l'humus. Io come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima!